Zona giorno, zona notte. Voilà! Grazie per questa collana, è bellissima. Bella! Fatela una golata di diesel ogni tanto. Fare benzina e andare. Ma non è il caso di lasciarlo acceso. Buongiorno. Buongiorno a tutti! Oggi ragazzi vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto nei giorni scorsi, ovvero montare l'impianto di riscaldamento che sembrava non servisse, ma in realtà oggi mi sa che lo proviamo anche perché sta venendo un uragano e quindi proveremo sia il riscaldamento che La le tenuta. sigillature, La vediamo se tenuta non piove dell'acqua. dentro, ok? Detto questo, questa premessa volevamo anche farla per un altro motivo. Sì, probabilmente nelle prossime settimane non vedrete troppi video. Perché? Perché stiamo facendo lavori in parallelo e alcune cose sono noiose. E abbiamo avuto dei ritardi nella consegna di parecchi prodotti e soprattutto noi siamo in ritardo di 1-2 settimane. Sì, poco. Quindi questo video che uscirà il 14. Mercoledì 14. Abbiamo cercato di far uscire i video ogni mercoledì, quindi il mercoledì 21 o giù di lì mi sa che non ci sarà. O al massimo vi salutiamo per 2 o 3 minuti. Perché questo? Perché sto facendo il bagno intero ed è una cosa abbastanza complessa. Questo è un bello spoiler ragazzi, per il bagno ci sono contenuti molto particolari e interessanti che svilupperemo nelle prossime settimane, visto che il bagno è da fare completamente da zero con un'invenzione di Mauri. Sì, no, non è mia, nel senso che sto studiando e prendendo idee a destra e a sinistra, mettendo assieme e modificando. Sarà una doccia particolare, sarà un bagno particolare, sempre orientato al green e sempre orientato a quelli che sono risparmi, sia in termini economici, ma anche di quello che è il mondo nostro, che ce lo stiamo cargando, come si dice qua in Spagna. Restate collegati con noi, scusateci se magari non vedrete il nostro video, non spariamo, anche perché questa non è un viaggio di vacanza, questa sarà la nostra vita, nel senso che noi faremo un viaggio a lungo termine. Non sarà un weekend di vacanza, probabilmente faremo prima delle tappe vicine, tipo in Spagna, visto che abitiamo qua, o in Italia perché abbiamo la famiglia lì. Proveremo il camper in Italia, poi sarà ottobre E sarà magari anche novembre. o anche novembre, incrociamo le dita. Sì. E quindi farà freddo per l'Europa. Perciò l'idea del primo itinerario di viaggio sarà qualche mese in Marocco. Dove oltretutto in dicembre c'è una gara particolare che ci piacerebbe vedere di fuoristrada in mezzo al deserto. Che Vedere, non partecipare. No, che tocca delle città anche interessanti, quindi magari riusciremo a vedere città, turismo e gara. Sarebbe carino, sì. Bene, non vi tediamo. Esatto. Buona visione del video. Grazie. E a presto. Alla prossima. Ciao. Ciao. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. E ritornati alla rubrica facciamo gli unboxing di quello che non conosciamo. Farlo adesso con sto caldo sinceramente questo un po' mi angoscia. Questo qua è un riscaldatore diesel di 5000 calorie se non sbaglio, ovviamente un cinebasto cinese, però io ho visto tante recensioni, funzionano, costano poco rispetto a un webasto che costa 1000 rotti euro, questo ne costa 150. Se si dovesse rompere anche dopo un anno con altri 150 euro, diciamo che insomma lo sostituisci. Speriamo che non si rompa ovviamente. È cinese, però tanti lo stanno installando, funziona bene, 5000 calorie per il nostro camperozzo va più che bene. Poi comunque noi gireremo in zone abbastanza calde, quindi diventa difficile, magari facciamo qualche passo tipo in Australia, non lo so, dove andiamo Maria? In Nuova Zelanda, in Turkmenistan, andiamo in Islanda. Può darsi. Ma fa freddo in Islanda, hai già capito, tu non scenderai. Non ve lo sto a aprire completamente perché è tanta roba, ci sono pezzi, pezzettini, pezzettoni, questa è tutta la ferramenta, questa è la piastra che va sul fondo. Ecco, questo viene con un serbatoio, no, giusto per farvi vedere di cosa sto parlando, apriamo anche questo, cinebasta, sostanzialmente toma dell'aria, presa dell'aria,
riscaldamento, gasolio, viene piazzato all'interno o eventualmente all'esterno, e questo qua sostanzialmente prende l'aria, ha una ventola dentro, riscalda, brucia il gasolio ovviamente, riscalda l'aria e la sputa fuori. Molto semplice da utilizzare. Ha oltretutto il suo monitorino col suo telecomando, che sapevo di un telecomando ma non ero sicuro, e tutta la sua impiantistica. Ovviamente un'altra cosa importante, io l'ho preso con il serbatoio del gasolio, che è questo qua, perché non sono sicuro di attaccarlo al gasolio, al serbatoio del camper, perché ho visto alcuni che nei commenti sono stati lì tutta la notte, probabilmente non avevano molto gasolio, la mattina si sono trovati al freddo e senza gasolio, e quindi sono rimasti lì. Una cosa che vorrei evitare. D'altronde questo qua dovrebbe consumare intorno al mezzo litro al minimo all'ora, fino ad arrivare forse a 1 litro, e quindi insomma i consumi non sono pochi. Se si dovesse finire 10 litri, vabbè, ti svegli col freddo, ma almeno non sei a piedi. Questa è la cosa, almeno sto ragionando su questo, poi vedremo. Con il costo che ha il gasolio, Sì, per in una effetti. notte di caldo conviene andare in hotel. Beh, ma io sono, come posso dire, confidente che si abbasserà in Europa il costo del gasolio, e se non si abbassa non saremo in Europa. Questo è la marmittina, perché ovviamente questo qua ha un motore che brucia dentro, e questa è la sua marmitta di scarico che va ovviamente su. Poi quando lo monterò vi farò vedere se riesco a fare le cose come sempre. Ciao! Buongiorno, oggi abbiamo una nuova prospettiva. Io sono seduta al posto di guida e sto supervisionando i lavori che vengono svolti nel gavone qua di fianco a me. È arrivato il momento di montare il Cinebasto, che è il nostro riscaldatore diesel da 5 kW, che ci terrà caldo pochissimo, perché noi andremo sempre al caldo, quindi non lo useremo. Esatto, il nostro riscaldatore che non verrà mai usato. Fai il giro, va, che ti spiego un po' di cose. Andiamo di là, fa caldissimo oggi, appena piovuto, siamo a settembre ma ci saranno 36 gradi. Allora, abbiamo prima fatto l'unboxing e adesso andiamo a installarlo. Andremo a utilizzare quello che è il vecchio gavone dove c'erano le bombole, perché noi, non utilizzando più il gas, questo è libero. Probabilmente farò poi un piano qui sopra, perché visto che le misure ci stanno, e lo utilizzerò come portaattrezzi, e probabilmente lo utilizzerò anche come tanica di riserva del gasolio. Perché? Non lo voglio collegare al serbatoio del camion, perché ho già sentito più di una persona che è rimasta senza gasolio, perché vuoi serata particolarmente fredda, vuoi una perdita, non si sa perché, comunque sono rimasti lì. E allora io dico, siccome questo comunque non consuma tantissimo, e secondo me con un serbatoio da 10, 15, 20 litri che dovrebbe starci, di quelli fatti, non so, per le motoseghe, per i generatori, quindi comunque stagni appositi, andrò a sostituire quello che è l'originale a 10, a parte che non mi sta neanche, ma non mi piace, con uno un pochino migliore, che metterò sopra, che posso addirittura, cercherò di fare, ma adesso vedo, uno scollegamento rapido, quindi vado, quando faccio gasolio, ho la mia tanica indipendente e non ho nessun problema di rimanere a secco. Al massimo posso rimanere a secco di questo, vabbè, ma sai, freddo metti una coperta in più, se rimani senza gasolio in mezzo al nulla rimani là, e quindi preferisco fare così. Allora, l'idea, ma devo ancora verificarla, è di fare un buco sul fondo, ok? E mettere la sua piastra in ferro. Per far passare appunto il tubo di scarico qua, la presa d'aria dall'altro lato. Bella la vita all'aria aperta, ma le mosche Mi stanno ammazzando. Sono mosche carnivore, io non so cosa. pungono. Sì, è capitato anche a me. Sono pignolo, lo so. Vai, dimmi. Praticamente ho fatto il buco per Vediamo. poter far passare questo, per poter far passare i tubi di carico e scarico dei fumi, e siccome c'è un po' di ruggine, che ovviamente levando quello che è il coperchio che c'era prima, sotto c'è della ruggine antica, e sto passando il Ferrox, che è un prodotto spagnolo qui in Spagna, che sostanzialmente leva la ruggine, cioè la blocca e leva l'ossido, che era lo stesso che abbiamo usato sopra per l'odore, e quindi lo faccio bianco, bello carino. Così si vede che è pulito. Esatto. Ai.
Adesso ve ne faccio vedere una. Punte bianche. Eccola. Sono piccole e stronze. Ai! Abbiamo quasi scampato la pioggia. Io l'acqua l'ho presa. Dunque, abbiamo installato il cinebasto. Sostanzialmente abbiamo fatto una base in legno, abbiamo bucato sotto il ferro e abbiamo messo la sua piastra. E adesso la vado ad avvitare sotto. Venite sotto. Beh, come le bambole che appena si sdraiano chiudono gli occhi. Allora, l'abbiamo installato, abbiamo poi messo tutto il Sikaflex attorno, il mitico Sikaflex, per evitare che ci siano infiltrazioni d'acqua. Adesso andiamo ad avvitare il cinebasto con queste 4 viti e poi metteremo il tubo di scarico che uscirà di qua e il tubo dell'aria che lo metterò probabilmente qui dietro per evitare che insomma prenda la polvere. La pompa che esce qua io la farò rientrare con un buco perché il serbatoio sarà all'interno. Non vado a pescare nel serbatoio del diesel normale. Grazie per questa collana, è bellissima. Bello. Ormai potrei fare la pubblicità del Leroy Merlin o Leroy Merlin. Allora, ho preso un coso per fare i buchi, per far passare i cavi del riscaldamento e una canna da pesca. No, è una canaletta per fare passare il cavo sempre del monitor del cinebasto. E basta, stiamo cercando una tanica perché appunto metterla lì e purtroppo non la trovo e almeno qua non ce l'hanno, quindi la cercherò online. Vediamo. - 32 gradi? Dentro c'erano 32 gradi? No, qua c'è Ah, ma va col tè? Sì, esatto, un bottiglia di tè. Super Camper Green. Col tè verde. Col tè verde. L'installazione è fatta, abbiamo fatto un'installazione anche elettrica, è stato un po' difficile, ho dovuto far passare i cavi sotto. Si vede dalla tua faccia sporca. Ah sì? Vabbè. Sono in uno stato pietoso. Però insomma abbiamo installato, mi piace l'installazione dove è stata fatta perché poi questo rimarrà isolato dalla cabina, dovrò fare un buco per prendere l'aria dall'interno e questo qua è dove esce l'aria calda che poi anche questo verrà bucato e immesso nell'impianto vecchio con molto meno bocchettine. Per adesso sto usando questa bottiglia con un po' di gasolio perché la tanica che abbiamo ordinato non è ancora arrivata. Speriamo che arrivi domani o dopodomani, verrà messa qui sopra un pianale e la tanica verrà sostanzialmente messa qua, così posso utilizzare ancora insomma abbastanza spazio per attrezzature varie mie, insomma, che rimane qua. Questo viene chiuso, è isolato, a prova di bomba, spero. Partito è partito, fa un caldo, segna 33 gradi fuori. È il giorno giusto per fare le prove del riscaldamento. Ma non penso proprio che avrai il freddo. Dipende dove mi porti. A Courmayeur a meno 25 gradi. Solo per provare il bevasto. Esatto. Lui segna 33, ovviamente c'è questa temperatura. Adesso è impostata la temperatura più bassa e lui inizia a diminuire. Senti, si è abbassato l'intensità. Per la serie non si butta via nulla, stiamo recuperando quelli che sono i vecchi tubi. Questo è un tubo da 6, mentre quello del cinebasto è un tubo da 8. Ieri, così girando disperatamente per cercare un raccordo, un idraulico della zona mi ha dato un tubetto, mi ha detto fai così, taglia di qua, mi ha dato un pezzo di tubo, insomma ho fatto un accrocchio, perfetto, fai vedere.
questo è il tubo da 6 che dall'altra parte dove c'è il gavone del cinebasto era da 8 e infilandolo qui dentro è ora da 6, quindi perfetto, possiamo andare avanti. Perché sostanzialmente avevo bisogno di quel raccordo? Perché io voglio riutilizzare quello che è il vecchio impianto, ovviamente modificandolo, riducendo, perché c'erano bocchette, non so quante, 15 in tutti i lati, e anche da studi fatti non servono così tante bocchette. Quindi noi riutilizzeremo parte del vecchio impianto, chiuderemo alcune bocchettine appunto che non servono, bocchette, e per fare questo utilizziamo il vecchio tubo e mi serviva quel raccordo. Per la serie non si butta via nulla appunto, e quindi adesso sto facendo la cernita dei tubi che servono e quelli che non servono. Sbrigati a fare questo impianto di riscaldamento che viene l'inverno. Infatti. Adesso vi metteremo una bella foto, un pezzo di video dell'inverno, così vi rendete conto quanto serve. Posto. Brucia. Ciao Mare, un hamburger per te. E là! Hola! C'è nessuno! No, siamo usciti, Ok, siamo andati in camper. Questo sarà il nuovo sistema di comunicazione interna. Cosa vuoi mettere? Navi. Vuoi installare anche i videocitofoni qua, oltre a tutti Esatto. gli altri È impianti? talmente grande che bisogna comunicare fra una parte e l'altra. Sto mettendo le finiture tecniche. Questo qua è un nastro di alluminio che serve per evitare tutti gli spifferi che si usano normalmente nell'aria condizionata, ma va bene anche nell'aria calda, anche perché l'aria condizionata fa sia caldo che freddo, e così eviti gli spifferi e quindi hai più resa all'uscita dei tubi. Che bravo che sono, eh? No, che bravo no, perché si loda, si imbroda. Però poi dopo devo farli io le finiture. E non ci arrivo con le dita. Leva la forbice. Adesso lo riaccendo a 60 gradi per provare i bocchettoni. Certo, avendo già 36 gradi qui, bisogna metterlo almeno a 45 per vedere una differenza. Oggi fa di nuovo, senza sole, fa un caldo che sembra di stare nel Vercellese ad agosto. Che so com'è. A che punto siamo? Che ho cablato tutto, ho fatto passare il cavo e adesso devo fare il piano per poi appoggiare sopra the tank. Benissimo. Ma non bene. Vai, lavora. Grazie. Ma cosa vuoi che quello l'ho tagliato io? Cosa credi? Avete detto anche male. Fatela una golata di diesel ogni tanto. Pronti? Ripiano fatto, tanica posizionata, fare benzina e andare. Controlla se esce l'aria calda, Mari. Ostia! Ma non è il caso di lasciarlo acceso, No, bisogna vedere che non si spenga. Sì, ho capito, ma qua dentro fa già abbastanza caldo. Ma c'è anche la sauna adesso, cosa vuoi di più? Che miseria. L'altro, aspetta, andiamo dall'altro. Questo arriva fino in bagno. Quello che la tecnica è quella. Zona giorno, zona notte. Voilà! Alla fine abbiamo deciso di installare il monitor qua, che oltretutto c'è anche dentro il sensore di temperatura, perché siamo vicino al letto di sera, quindi possiamo regolarlo, abbassare, alzare, e quando siamo anche in questa dinette qua lo possiamo sempre controllare. Oltretutto mi sono dimenticato di dire che questo modello ha l'altimetro, quindi quando si è in montagna non si ha il classico problema dell'altitudine, che appunto il motore fa fatica a partire, quindi non scalda. Questo ha già un altimetro all'interno dove cambia poi i suoi parametri. Vi faccio vedere il lavoro finito. Questo è il serbatoio che siamo andati a prendere oggi, che siamo arrivato oggi. È un serbatoio nautico da 12 litri che ho piazzato sopra facendogli questa mensola e bloccandolo con questo gancio. Presa l'aspirazione interna, così ricicla sempre l'aria calda. Sotto c'era, l'avete già visto, e questo bello caldo, non scalda qua, perfetto. E questo è il tubo dell'aria calda che si innesta nell'impianto. Questo è bello solido, ma io sono abbastanza soddisfatto. L'impianto è fatto.